Ciao a tutti, benvenuti su Io sono Sara e sono qui a Roma oggi. Che bella giornata! E io sono Matteo. Ciao a tutti. Sono molto contento di essere qui con voi oggi. Davvero. Matteo, come stai oggi? Come ti senti in questo momento? Sto bene. Anzi, sono proprio felice. Sai, ho dormito bene stanotte e il sole splende oggi, quindi sono proprio di buon umore. E tu? Che bello! Anch'io mi sento bene oggi. Sai, stamattina ho bevuto un caffè ottimo, ho fatto una passeggiata e ora sono qui con te, quindi sono molto contenta. Perfetto. Allora, ascoltatori, prima di iniziare con il nostro argomento di oggi, abbiamo una cosa molto importante da dirvi. Sì, se state imparando l'italiano e volete più contenuti come questo, contenuti facili e utili, per favore iscrivetevi al nostro canale. Esatto, è molto importante per noi. Premete il pulsante rosso, iscriviti. E non dimenticate di lasciare un like al video. Sapete perché è importante? Sì, ve lo spiego io, perché così possiamo arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. È bellissimo aiutare le persone a imparare la nostra bellissima lingua. Assolutamente. Ci sono milioni di persone nel mondo che amano l'italiano e vogliono impararlo, e noi vogliamo aiutarle tutte. Quindi per favore, like e iscrizione. È un piccolo gesto per voi, ma è un grande aiuto per noi. Perfetto. E adesso, Matteo, di cosa parliamo oggi? Sono curiosa. Oggi parliamo di una cosa molto molto importante. Parliamo di sentimenti, di emozioni, di tutto quello che sentiamo nel cuore. Oh, interessante. Cioè, come esprimere i nostri sentimenti in italiano, giusto? Come dire alle altre persone come ci sentiamo. Esattamente. Come dire mi sento felice, mi sento triste, mi sento nervoso. Tutte queste cose. È fondamentale. È vero, è molto importante. Sai, Matteo, molte persone mi scrivono messaggi e mi dicono: Sara, io so dire ciao e come stai, ma poi non so rispondere veramente, non so dire come mi sento dentro. Sì, capisco perfettamente. È un problema molto comune tra gli studenti di italiano. Molti studenti sanno dire bene, grazie, ma poi se non stanno bene, se sono tristi, se sono arrabbiati, se sono preoccupati, non sanno cosa dire. Esattamente, e questo è un problema, perché quando impari una lingua devi anche imparare a esprimere le tue emozioni vere. Sì, non puoi dire sempre bene, grazie. A volte stai male, a volte sei stanco, a volte hai problemi e devi poterlo dire. Quindi oggi facciamo una conversazione molto naturale su questo tema. Parliamo proprio come due amici italiani parlerebbero veramente al bar o a casa. Perfetto, sarà una conversazione spontanea e vera e voi, cari ascoltatori, potete imparare ascoltando noi. Bene, allora Matteo, posso farti una domanda un po' personale? Ma certo, dimmi pure, siamo amici, no? Ieri ti ho visto al bar vicino al mio ufficio e mi sembrava che tu fossi un po' giù di morale. Era vero? Ti sentivi triste? Sai cosa? Sì, hai proprio ragione. Ieri mi sentivo un po' malinconico. Hai un occhio attento. Malinconica. Questa è una bella parola. Spieghiamo bene ai nostri ascoltatori. Malinconico significa un po' triste, ma non troppo. È come una tristezza leggera, dolce. Esatto, non ero proprio triste triste, non stavo piangendo o cose così, ma mi sentivo malinconico, un po' pensieroso, un po' nostalgico. E perché? Cosa è successo? Puoi raccontarci? Sì, certo, sai perché mi sentivo così? No, dimmi. Perché ieri era un giorno speciale, era l'anniversario. Un anno fa, esattamente un anno fa, il mio gatto è morto. E io amavo tantissimo quel gatto, era con me da 15 anni. Oh no, mi dispiace tanto, Matteo. Davvero, mi dispiace moltissimo. Capisco perfettamente. È normale sentirsi così. Gli animali sono parte della famiglia. Grazie, Sara. Sì, lui era davvero parte della famiglia. Si chiamava Romeo ed era un gatto rosso bellissimo. Che nome dolce, Romeo. Sì, e ieri, quando ho visto la data sul calendario, mi sono ricordato tutto e mi sono sentito malinconico per tutto il giorno. Vedi, ascoltatori, questo è importante.
In italiano, quando qualcuno ti dice che si sente triste o malinconico, puoi dire mi dispiace, oppure mi dispiace tanto, o ancora mi dispiace moltissimo. Sì, e puoi anche dire capisco o ti capisco perfettamente. Sono frasi molto importanti per mostrare empatia, per mostrare che capisci il dolore dell'altra persona. Empatia, sì. Quando capiamo i sentimenti di un'altra persona e li condividiamo, è molto importante nella comunicazione. Esattamente. E puoi anche dire sono qui per te o se hai bisogno di parlare, io ci sono. Queste frasi fanno sentire meglio le persone. Ma sai cosa, Matteo? Oggi mi sembri molto meglio. Come ti senti oggi? Ah, bene. Oggi mi sento molto meglio. Il tempo aiuta sempre e oggi il sole splende e io sono qui con te a parlare, quindi mi sento bene. Bene, e come ti senti esattamente? Puoi descrivere bene il tuo stato d'animo? Allora, oggi mi sento sereno. Serena significa calma, tranquilla, in pace. Mi sento in pace con me stesso e con il mondo. Bellissimo! Sereno è una parola meravigliosa, significa che non hai preoccupazioni grandi, che ti senti tranquillo dentro. Sì, e sai cosa mi piace di questa conversazione che stiamo facendo? Cosa? Che stiamo usando tante parole diverse per i sentimenti. Non diciamo solo bene o male. È vero, diciamo sereno, malinconico, di buon umore, e ci sono centinaia di altre parole. Esatto, e questo è il nostro obiettivo oggi, imparare tante parole diverse per esprimere tutti i sentimenti possibili, perché i sentimenti sono tanti e complessi. Perfetto, allora facciamo così. Io ti racconto una storia, una situazione, e tu mi dici come ti sentiresti in quella situazione. Va bene? Sarà divertente. Va benissimo, sono curioso. Dai, racconta. Allora, ascolta bene questa scena. Immagina tu stai aspettando il tuo migliore amico da 2 ore. 2 ore! Lui doveva arrivare alle 3 di pomeriggio e ora sono le 5. Lui è molto in ritardo. Tu lo chiami al telefono ma lui non risponde. Chiami una volta, 2 volte, 3 volte, niente. Come ti senti? Ah, ottima domanda. Questa è una situazione molto realistica. Allora lasciami pensare. Prima di tutto mi sento preoccupato, Preoccupato. Perché? Cosa pensi? perché penso forse è successo qualcosa di brutto, forse sta male, forse ha avuto un incidente, forse c'è un problema serio, capisci? Certo, capisco perfettamente, è normale preoccuparsi. E poi, dopo un po', se ancora non arriva e non rispondi al telefono, mi sento anche un po' arrabbiato. Inizio a pensare, ma dai, poteva almeno chiamarmi, poteva mandarmi un messaggio. Arrabbiato. Sì, è assolutamente normale. Quando aspetti tanto tempo e la persona non ti avvisa, puoi arrabbiarti. Sì, ma non arrabbiatissimo, non furioso. Diciamo che mi sento infastidito. Oh, infastidito. Bravo Matteo. Questa è una parola molto molto utile per gli studenti. Infastidito è come un po' arrabbiato, ma non troppo. È un sentimento negativo, ma non forte. Esattamente. Non voglio urlare, non voglio litigare, ma sono infastidito dalla situazione. E poi, quando finalmente il mio amico arriva e mi spiega cosa è successo, per esempio mi dice che il suo telefono si è rotto e non poteva chiamarmi, allora mi sento sollevato. Sollevato. Perfetto. Questa è un'altra parola importantissima. Quando eri preoccupato ma poi scopri che tutto va bene, che non c'è nessun problema grave, ti senti sollevato. Sì, è come togliersi un peso dal cuore. Sai questa espressione? Bellissima espressione. Togliersi un peso dal cuore. Significa sentirsi meglio dopo una preoccupazione, dopo un'ansia. È come quando togli una cosa pesante dal tuo cuore. Esatto, e in italiano usiamo tanto questa espressione. Diciamo, quando mi ha chiamato e mi ha detto che stava bene, mi sono tolto un peso dal cuore. Perfetto. E tu, Sara, come ti sentiresti in quella situazione? Sarebbe diverso? Io? Onestamente, mi sentirei molto frustrata. Frustrata. Questa è un'altra parola importante. Spieghiamola bene. Frustrata significa, come posso spiegare, quando vuoi fare qualcosa ma non puoi, quando le cose non vanno come vuoi tu.
quando hai aspettative e la realtà è diversa. È un sentimento molto negativo. Ah, sì, capisco. Come quando vuoi parlare italiano perfettamente, ma ancora fai errori e non trovi le parole giuste. Ti senti frustrato. Esattamente. O come quando studi tanto per un esame, ma poi l'esame è difficilissimo e non riesci a rispondere bene. Ti senti frustrato. È una sensazione molto comune. Tutti noi ci sentiamo frustrati a volte nella vita. È normale. Sì, è normale e va bene sentirsi frustrati. Non dobbiamo nascondere questi sentimenti. Assolutamente. Sai cosa mi viene in mente, Sara? Dovremmo parlare anche di sentimenti positivi. Fino ad ora abbiamo parlato soprattutto di sentimenti negativi o così così. Hai perfettamente ragione. Parliamo di quando ci sentiamo bene, quando siamo felici. Matteo, raccontami, quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito davvero felice? Proprio felice felice. Oh, bella domanda. Fammi pensare. L'ultima volta che mi sono sentito davvero felice, felicissimo, è stato la settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa. Davvero? Cos'è successo? Racconta tutto, voglio sapere. Allora, io amo cucinare, lo sai, giusto? Cucinare è la mia passione. Sì, lo so, tu sei bravissimo in cucina. Grazie. Allora, la settimana scorsa ho preparato una grande cena per i miei amici. Ho invitato 8 persone a casa mia e ho cucinato per 3 ore. 3 ore, wow! Ma quanto hai cucinato? Cosa hai preparato? Ho preparato tantissime cose. Prima ho fatto l'antipasto, bruschette con pomodoro e basilico fresco. Poi ho fatto la pasta fatta in casa, pasta all'uovo, fatta con le mie mani. Pasta fatta in casa, che lavoro! Sì, è un lavoro lungo, ma è bellissimo. Poi ho fatto un arrosto di carne con patate arrosto e verdure. E per finire ho preparato un tiramisù enorme per dessert. Oh mamma mia, che fame mi sta venendo! E com'è andata la cena? Racconta tutto, voglio sapere tutti i dettagli. Allora, all'inizio, prima che arrivassero i miei amici, ero un po' nervoso. Sai quando cucini per gli altri e pensi, e se non gli piace? E se brucio qualcosa? E se sbaglio i sapori? Certo, anche io mi sento così quando cucino per altre persone. È normale. Esatto. Quindi all'inizio ero nervoso e anche un po' stressato. Correvo da una parte all'altra della cucina, guardavo l'orologio ogni 2 minuti. Ti immagino. Ma poi, mentre cucinavo, mi sono calmato. Mi sono concentrato sul lavoro e ho pensato, dai Matteo, ce la puoi fare. Tu sei bravo, hai preparato queste ricette 1000 volte. Bravo, questo è importante. Quando siamo nervosi, dobbiamo parlare a noi stessi in modo positivo. Sì, e alla fine, quando gli amici sono arrivati e si sono seduti a tavola, è stato magico. Magico? Come? Hanno assaggiato tutto e hanno detto, Matteo, questa è la cena più buona della nostra vita. E una mia amica, Giulia, ha quasi pianto mentre mangiava il tiramisù. Ha pianto? Davvero? Mentre mangiava? Sì, lei ha detto, Matteo, questo tiramisù mi ricorda quello di mia nonna. Mi sento così emozionata e aveva le lacrime agli occhi. Che dolce! E tu come ti sei sentito in quel momento? Mi sono sentito, come posso dire, orgoglioso. Sì, molto orgoglioso del mio lavoro e anche soddisfatto e anche felice di vedere i miei amici felici. Orgoglioso e soddisfatto. Due sentimenti molto positivi e molto importanti. Orgoglioso è quando sei contento di te stesso, di ciò che hai fatto. Quando pensi, wow, sono stato bravo. Esatto, e soddisfatto è quando hai fatto qualcosa di difficile e ti senti completo, ti senti bene con il risultato. È una sensazione di completezza. Perfetto. E mi piace molto che hai usato mi sono sentito e non solo ero. Ascoltatori, fate attenzione. In italiano possiamo dire tutte e due cose. Ero felice oppure mi sono sentito felice. È vero, ma mi sono sentito è più, come posso dire, più personale, più emotivo, più profondo. Esattamente. Quando vuoi parlare veramente dei tuoi sentimenti profondi, dei tuoi sentimenti veri, è meglio dire mi sento o mi sono sentito. È più intimo. Sara, posso raccontare un'altra storia? Una storia divertente? Ma certo, racconta.
Allora, questa è una storia vera che è successa a me e a mio fratello molti anni fa. Noi dovevamo prendere l'aereo per andare in vacanza in Spagna. Ok, continua. E noi siamo arrivati all'aeroporto di Roma molto presto, troppo presto. L'aereo partiva alle 8 di sera e noi siamo arrivati alle 10 di mattina. Cosa? Alle 10 di mattina? Ma erano 10 ore prima. Sì, 10 ore! Mio fratello aveva guardato l'orario sbagliato sul biglietto. Aveva letto 10:00 invece di 20:00. Oh no! E cosa avete fatto? Allora, all'inizio io mi sono sentito molto confuso. Confuso significa che non capivo cosa stava succedendo. Sì, quando una situazione è strana e non capisci, ti senti confuso. Esatto. Ho guardato mio fratello e ho detto: «Ma perché siamo qui così presto? L'aeroporto è vuoto». E lui ha controllato il biglietto e ha detto: «Oh no, ho sbagliato l'orario». Povero tuo fratello. Sì, e lui si è sentito malissimo, si è sentito in colpa, imbarazzato, stupido. In colpa e imbarazzato. Altre due parole importanti. Sì, in colpa è quando pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato e ti senti male per questo, e imbarazzato è quando fai una figura brutta davanti alle altre persone. Perfetto. E tu come ti sei sentito dopo? Allora, quando ho capito l'errore, mi sono sentito tra il divertito e l'infastidito. Capisco perfettamente. A volte, quando succedono cose assurde, cose stupide, non sai se ridere o arrabbiarti. Precisamente, è una sensazione strana. Una parte di me pensava, questo è ridicolo, è divertente, e un'altra parte pensava, che noia, adesso dobbiamo aspettare 10 ore. E dopo, cosa avete fatto per 10 ore in aeroporto? All'inizio non sapevamo cosa fare. Ci siamo seduti, abbiamo bevuto un caffè, abbiamo guardato i telefoni e dopo un po' mi sono sentito annoiato, molto annoiato. Annoiato, sì. Quando non hai niente da fare e il tempo passa lentamente, lentissimamente, ti senti annoiato. È terribile. Sì, ma poi sai cos'è successo? Dopo un paio d'ore abbiamo incontrato una famiglia italiana molto simpatica. Stavano aspettando lo stesso volo. Ah, che fortuna! Sì, e abbiamo parlato con loro per ore e ore. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo mangiato insieme e alla fine quelle 10 ore sono passate velocissime. Che bella storia! E come ti sei sentito alla fine? Alla fine mi sono sentito contento, davvero contento, perché abbiamo fatto nuove amicizie, ci siamo divertiti e abbiamo trasformato una situazione negativa in una situazione positiva. Perfetto! Vedi, questa storia è molto importante. Mostra come i sentimenti possono cambiare rapidamente durante il giorno. Prima confuso, poi infastidito, poi annoiato, poi divertito e alla fine contento. Esattamente, i sentimenti non sono fissi, non sono stabili, cambiano sempre, ogni momento, e questo è importante da capire quando impari a parlare di emozioni. Assolutamente. Una persona può sentirsi triste la mattina e felice la sera. È normale, siamo umani. Sì, e non dobbiamo avere paura di questi cambiamenti, è naturale. Bene, ora facciamo una cosa molto utile per i nostri ascoltatori. Facciamo una lista di frasi pratiche che possono usare ogni giorno nella vita quotidiana. Che ne dici? Ottima idea. Allora Sara, io ti dico una situazione e tu mi dici la frase giusta da usare in italiano, ok? Perfetto, sono pronta. Vai con la prima situazione. Situazione 1. Il tuo amico ti chiama al telefono e ti dice che ha perso il lavoro. È molto triste. Cosa gli dici? Allora, prima di tutto dico mi dispiace tanto, oppure mi dispiace moltissimo, o anche sono dispiaciuta per te. E poi posso chiedere come ti senti? Oppure vuoi parlarne? Perfetto. Queste sono frasi molto utili e molto umane. Mostrano che ti importa della persona. Sì, e posso anche dire sono qui per te, o se hai bisogno di qualcosa chiamami. Questo fa sentire meglio la persona. Bene. Situazione 2. Il tuo collega di lavoro ha vinto un premio importante, ha ricevuto una promozione, è molto contento. Cosa gli dici? Dico congratulazioni, oppure complimenti, e poi sono felice per te, o che bella notizia, o anche devi essere molto orgoglioso. Eccellente. E situazione 3. Tu stesso hai avuto una brutta giornata. Un amico ti chiede come stai? Cosa rispondi? Allora, dipende da quanto sono sincero con questo amico. Se è un amico vero, posso essere onesto e dire non tanto bene oggi, oppure
oggi mi sento un po' giù. O posso dire, uffa, che giornata. Un po' giù. Questa è un'espressione molto molto italiana. Significa un po' triste, ma informale, colloquiale. Sì, è quello che diciamo tra amici veri. Non diciamo sempre mi sento triste. Diciamo oggi sono un po' giù o oggi non sono in forma. Esatto. E c'è anche l'opposto. Quando sei molto felice, molto energico, puoi dire sono su di giri, oppure sono carico, o sono pieno di energia. Sì, sono su di giri o sono carico significa che hai tanta energia, che sei molto entusiasta, che ti senti benissimo. Queste espressioni sono perfette per parlare con gli amici italiani in modo naturale. Assolutamente. Ora Matteo, secondo te qual è il sentimento più difficile da esprimere in italiano per uno straniero? Quale parola è più complessa? Buona domanda, molto interessante. Io penso forse la nostalgia? Nostalgia, sì, interessante. Perché pensi che sia difficile? Perché nostalgia non è esattamente tristezza, non è solo essere tristi, è un sentimento molto speciale, molto particolare. È quando ti mancano le persone, i luoghi, i momenti del passato. È dolce e triste insieme. È vero, nostalgia è un sentimento complesso, come quando sei lontano da casa per tanto tempo e ti mancano la tua famiglia, i tuoi amici, la tua città. Quello è nostalgia. Esatto. O come quando ascolti una vecchia canzone che ascoltavi quando eri bambino e ti ricordi di quei momenti. Quello è nostalgia. Sì, o quando guardi vecchie fotografie e pensi quanto eravamo giovani, quanto era bello quel periodo. Quello è nostalgia. È un sentimento, come posso dire, dolce e triste insieme. Non è solo negativo. Perfetto. Dolce e triste insieme. È proprio così. Hai una sensazione calda nel cuore, ma anche un po' di malinconia. Sì, è complicato. E tu, Sara, quando è stata l'ultima volta che hai sentito nostalgia? Puoi raccontarci? Sì, certo. È stato ieri sera, in realtà. Proprio ieri. Davvero? Cosa è successo? Stavo guardando delle vecchie foto sul mio telefono. Foto di quando ero all'università, 8 o 9 anni fa. Foto con i miei compagni di corso, foto delle feste, foto dei viaggi che facevamo insieme. E come ti sei sentita guardando quelle foto? Mi sono sentita molto nostalgica. Vedevo i miei amici di allora, alcuni dei quali non vedo più da anni. Vedevo i posti dove andavamo sempre e mi sono ricordata di quanto eravamo spensierati. Spensierati, bellissima parola. Che significa per i nostri ascoltatori? Spensierati significa senza preoccupazioni, senza pensieri negativi, liberi, leggeri. Quando sei spensierato non pensi ai problemi, vivi solo il momento. E perché dici che eravate spensierati all'università? Perché non avevamo grandi responsabilità, non avevamo lavoro fisso, non avevamo bollette da pagare, non avevamo grandi problemi. Studiavamo, ci divertivamo, dormivamo fino a tardi. Bei tempi. Sì, e ora la vita è diversa. Ora abbiamo responsabilità, lavoro, problemi veri. E a volte mi manca quella leggerezza, quella libertà. Ti capisco perfettamente. Tutti sentiamo nostalgia a volte. È assolutamente umano, è normale. Sì, è normale. E sai cosa? Va bene sentirsi così. Non dobbiamo sempre essere felici e positivi. Hai assolutamente ragione. Questo è un messaggio importantissimo. Tutti i sentimenti sono validi. La tristezza è ok. La rabbia è ok, la paura è ok, la nostalgia è ok. Esattamente. Non dobbiamo nascondere i nostri sentimenti negativi, non dobbiamo fingere di stare sempre bene, possiamo dire la verità. E quando impariamo a parlare dei nostri sentimenti in italiano, possiamo connetterci meglio, più profondamente con le persone italiane. Sì, perché gli italiani amano parlare di emozioni. Noi siamo molto espressivi, molto emotivi. È vero, noi italiani parliamo con le mani, parliamo forte, ridiamo, piangiamo, urliamo, mostriamo tutto quello che sentiamo. E questa è una cosa bellissima della nostra cultura italiana. Non abbiamo paura di mostrare chi siamo veramente, non abbiamo paura di essere vulnerabili. Esattamente, vulnerabili quando mostri i tuoi sentimenti veri, quando ti apri con le altre persone. Sì, e va bene essere vulnerabili, anzi è importante, ci aiuta a creare relazioni vere, profonde, autentiche. Perfetto. Sara, facciamo un altro esercizio pratico per i nostri ascoltatori? Un esercizio facile e divertente? Certo, che esercizio vuoi fare? Allora, io ti dico un'emozione, una parola, e tu mi dai un esempio concreto di quando una persona potrebbe sentire quell'emozione. Va bene? Perfetto, sono pronta. Vai con la prima situazione. Perfetto, sono pronta. Dai, inizia. Ok, prima parola. Ansioso.
quando una persona si sente ansiosa? Ansioso o ansiosa? Allora, ti senti ansioso quando devi fare qualcosa di importante nel futuro e sei nervoso. Per esempio, ti senti ansioso quando devi fare un esame difficile o quando devi parlare in pubblico davanti a tante persone o quando devi andare dal dentista. Dal dentista. Sì, molte persone si sentono ansiose dal dentista. Sì, ansioso è quando sei nervoso e preoccupato per qualcosa che deve ancora succedere, per qualcosa nel futuro. Perfetto. E tu, Sara, c'è una situazione che ti fa sentire particolarmente ansiosa? Sì, io mi sento molto ansiosa quando devo prendere l'aereo. Ho un po' di paura di volare. Oh, non lo sapevo. E com'è quest'ansia? Come la senti? Allora, quando devo volare, sento il cuore che batte forte, le mani che sudano, lo stomaco chiuso. È una sensazione fisica, non solo mentale. E come gestisci, come controlli quest'ansia? Fai qualcosa per stare meglio? Sì, prima di tutto respiro profondamente. Faccio respiri lunghi e lenti. Poi ascolto musica rilassante con le cuffie. E mi ricordo sempre che volare è molto sicuro. È il mezzo di trasporto più sicuro del mondo. Brava, questo è molto importante. Quando abbiamo sentimenti negativi, sentimenti difficili, possiamo fare qualcosa di attivo per stare meglio. Non dobbiamo solo accettare e soffrire. Esattamente. Possiamo provare a cambiare, a migliorare la situazione. E anche se non possiamo eliminare completamente il sentimento negativo, possiamo almeno ridurlo un po'. Sì, per esempio, quando io mi sento stressato per il lavoro, faccio una pausa, esco dall'ufficio, faccio una passeggiata di 20 minuti e quando torno mi sento più calmo, più rilassato. Stressato e rilassato, due parole opposte ma molto importanti. Sì, stressato viene dall'inglese, stressed, ma ormai è completamente italiano, lo diciamo continuamente. È vero, diciamo sempre sono stressato. Che stress. Questa situazione mi stressa, non mi stressare. E l'opposto è rilassato, quando sei calmo, tranquillo, senza tensione. Puoi dire dopo la doccia mi sento rilassato o la musica classica mi rilassa. Perfetto. Ok, Matteo, ti va di fare un gioco divertente? Sempre. Che gioco vuoi fare? Allora, il gioco è questo. Io descrivo una scena, una situazione, e tu mi dici tutti i sentimenti che potresti provare in quella situazione. E poi facciamo il contrario. Tu descrivi e io rispondo. Va bene? Mi piace moltissimo. Vai con la prima scena. Ok, allora immagina questa scena. È il tuo compleanno. Tu pensi che i tuoi amici hanno dimenticato il tuo compleanno perché nessuno ti ha chiamato o mandato messaggi. Torni a casa triste, ma quando apri la porta di casa tua, tutti i tuoi amici sono lì e gridano «Sorpresa!». Hanno organizzato una festa sorpresa per te. Come ti senti? Oh, questa è una scena bellissima. Allora, lasciami pensare a tutti i sentimenti. Prima di tutto, ovviamente, mi sento sorpreso, completamente sorpreso. Ovvio, è una sorpresa. Poi mi sento emozionato. Il mio cuore batte fortissimo, sento l'adrenalina in tutto il corpo. Sì, emozionato è quando senti un'emozione molto forte, molto intensa. Poi mi sento felice, molto molto felice, più felice di quanto mi sono sentito in tanto tempo. E mi sento anche, come posso dire, toccato. Sì, toccato, emotivamente. Toccato. Questa è una parola bellissima e molto italiana. Significa emotivamente colpito, commosso, quando qualcosa ti fa sentire un'emozione profonda nel cuore. Esatto, quando i tuoi amici fanno qualcosa di così bello per te, ti senti toccato, magari anche con le lacrime agli occhi. Sì, e puoi anche dire commosso. Sono commosso, significa la stessa cosa. Senti un'emozione molto forte e profonda. E magari in una situazione così potrei anche sentirmi un po' imbarazzato, perché tutti mi guardano, tutti cantano tanti auguri per me. È vero, imbarazzato è quando ti senti un po' a disagio perché sei al centro dell'attenzione e non ti piace tanto. Sì, ma è un imbarazzo positivo, dolce, non è negativo. Perfetto.
quanti sentimenti diversi in una sola situazione. Sorpreso, emozionato, felice, toccato, imbarazzato. È vero, una sola situazione può creare tanti sentimenti insieme, e questo è normale. Ok, ora tocca a te. Dammi una scena, una situazione. Allora, immagina questa scena. Stai camminando da sola di notte in una strada buia e vuota. Non c'è nessuno intorno. Improvvisamente senti dei passi dietro di te. Qualcuno sta camminando dietro di te. Come ti senti? Ah, questa è una scena che fa paura. Allora, ovviamente mi sento spaventata. Ho paura. Spaventata e paura. Sì, sono quasi la stessa cosa, vero? Sì, spaventato è un aggettivo, paura è un nome. Puoi dire sono spaventata oppure ho paura. Il significato è lo stesso. Perfetto. E poi che altri sentimenti? Poi mi sento allerta. Allerta significa molto attenta, concentrata, pronta a reagire velocemente. Tutti i miei sensi sono attivi. Sì, essere allerta o stare allerta è quando sei in una situazione potenzialmente pericolosa e devi fare attenzione a tutto. Esatto. E poi forse mi sento anche un po' paranoica. Inizio a pensare, chi è questa persona? Cosa vuole da me? Mi sta seguendo davvero o è solo una coincidenza? Paranoica, quando pensi che ci sia un pericolo anche se forse non c'è, quando la tua immaginazione crea scenari negativi. Sì, a volte la paura ci fa diventare paranoici. Immaginiamo cose brutte che forse non sono vere. E poi cosa fai in questa situazione? Accelero il passo, cammino più veloce e probabilmente chiamo qualcuno al telefono, così non sono completamente sola. Brava! E poi magari ti giri, vedi che è solo una persona normale che va a casa sua e ti senti sollevata. Esatto, ancora quella parola, sollevata, quando la paura finisce e capisci che non c'è pericolo reale. Vedi come sollevato è una parola utilissima? La usiamo tantissimo. Sì, ogni volta che una preoccupazione o una paura finisce, ci sentiamo sollevati. È un sentimento meraviglioso. Assolutamente. Sara, stiamo arrivando alla fine del nostro episodio. Il tempo vola quando ci divertiamo. È vero, abbiamo parlato di così tante cose oggi. Facciamo un riassunto veloce per i nostri ascoltatori? Ottima idea. Allora, cari ascoltatori, oggi abbiamo imparato tantissime parole e frasi per parlare dei sentimenti in italiano. Abbiamo parlato di sentimenti negativi come triste, malinconico, arrabbiato, infastidito, frustrato, preoccupato, ansioso, spaventato, annoiato, stressato, imbarazzato, confuso. E abbiamo parlato di sentimenti positivi come felice, contento, orgoglioso, soddisfatto, sereno, rilassato, sollevato, emozionato, entusiasta, toccato, commosso. E abbiamo imparato anche espressioni colloquiali, espressioni che gli italiani usano ogni giorno, come essere giù di morale, essere un po' giù, essere su di giri, essere carico, togliersi un peso dal cuore. E abbiamo imparato frasi importanti per mostrare empatia, come mi dispiace tanto, ti capisco, capisco perfettamente, sono qui per te, sono felice per te. E ricordate sempre, in italiano potete dire sono felice oppure mi sento felice. Tutte e due le forme sono corrette. Ma mi sento felice è più personale, più intimo, più emotivo. È quello che diciamo quando parliamo veramente dal cuore, dal profondo. Esattamente. E ora, cari ascoltatori, vogliamo lasciarvi con un messaggio finale, un messaggio importante. Sì, il messaggio è questo. Imparare a parlare dei vostri sentimenti in italiano non è solo importante per imparare la lingua. È importante anche per vivere meglio, quando sappiamo esprimere le nostre emozioni, quando sappiamo dire come ci sentiamo veramente, stiamo meglio con noi stessi e con gli altri. Esattamente. Non tenete tutto dentro, chiuso nel cuore. Parlate di come vi sentite, con gli amici, con la famiglia, con le persone che amate e anche con voi stessi. Sì, a volte è utile parlare anche a noi stessi, dire oggi mi sento così perché aiuta a capire meglio le nostre emozioni. E se state imparando l'italiano, non abbiate paura di fare errori quando parlate di sentimenti. L'importante è provare, è comunicare. Esattamente. Anche se non conoscete la parola perfetta, usate le parole che sapete. Descrivete con parole semplici. Le persone capiranno comunque. Sì,
L'importante è la comunicazione, non la perfezione. Gli italiani apprezzano quando uno straniero prova a parlare italiano, anche con errori. E ricordate sempre, tutti i sentimenti sono validi, tutti. La tristezza, la rabbia, la paura, la frustrazione non sono sentimenti sbagliati o cattivi. Sono tutti parte dell'esperienza umana. Tutti noi, italiani e non italiani, sentiamo tutte queste emozioni. È normale, è naturale, è bellissimo essere umani. E in Italia abbiamo un detto popolare che è meglio fuori che dentro. Sapete cosa significa? Significa che è meglio esprimere i sentimenti, tirare fuori le emozioni, che tenerli nascosti dentro di noi. Se sei triste, piangi. Se sei arrabbiato, parla. Se sei felice, ridi forte. È vero, noi italiani non teniamo molto dentro. Parliamo, gesticoliamo, ridiamo, piangiamo, urliamo, esprimiamo tutto. Esattamente, è la nostra natura e speriamo che anche voi, cari ascoltatori, possiate sentirvi liberi di esprimervi in italiano, senza paura, senza vergogna. E speriamo che questo episodio vi abbia dato gli strumenti, le parole, le frasi per farlo. Bene, allora cari ascoltatori, questo è davvero tutto per oggi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Spero che vi siate divertiti. E spero che vi sia stato utile. Se avete imparato qualcosa oggi, se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un like Sì, premete il pollice in su, è molto importante per noi e per il canale. e iscrivetevi al canale Italiano Facile. Premete il pulsante rosso Iscriviti e la campanella per ricevere notifiche. Così possiamo continuare a fare questi video, questi episodi e continuare ad aiutarvi a imparare l'italiano in modo facile e divertente. E ricordate sempre che il nostro obiettivo è aiutare più persone possibile nel mondo a scoprire e imparare la bellezza della lingua italiana. E voi ci aiutate a fare questo quando mettete like e vi iscrivete. È un cerchio positivo. Esatto. E ora una cosa importante. Scriveteci nei commenti, vogliamo sentire da voi. Sì, scriveteci "Oggi mi sento" e completate la frase in italiano. Sarà un ottimo esercizio per praticare quello che avete imparato oggi. Sì, praticate. Usate le parole nuove che avete imparato. Non abbiate paura. Scrivete nei commenti. E noi leggiamo tutti i commenti, tutti. Ci fa molto piacere sentire da voi, sapere come state, sapere cosa state imparando. A volte rispondiamo anche ai commenti, quindi scriveteci. E se avete domande, dubbi, curiosità sull'italiano, scrivetele nei commenti. Possiamo fare un video per rispondere alle vostre domande. Ottima idea. Allora, Matteo, ultima domanda prima di salutare. Come ti senti adesso, alla fine di questo episodio? Mi sento molto soddisfatto, molto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro oggi, abbiamo coperto tanti argomenti importanti e mi sento anche contento di aver parlato con te, Sara. È sempre un piacere. Grazie, Matteo. Anch'io. Anch'io mi sono divertita molto oggi e mi sento, come posso dire, realizzata. Realizzata, bellissima parola per finire. Sì, mi sento realizzata perché spero davvero che abbiamo aiutato tante persone oggi, persone in tutto il mondo che stanno imparando l'italiano. Realizzata significa che hai fatto qualcosa di significativo, di importante, qualcosa che ti fa sentire completo e soddisfatto. Esatto, e questo è il nostro obiettivo sempre, aiutare voi, cari ascoltatori, a realizzare il vostro sogno di parlare italiano fluentemente. Perfetto. E ricordate che imparare una lingua è un viaggio lungo ma bellissimo. Sì, non scoraggiatevi se è difficile a volte, continuate a studiare, a praticare, a guardare i nostri video. E soprattutto divertitevi. Imparare l'italiano deve essere divertente, non stressante. Assolutamente. Bene, allora un ultimo grande saluto a tutti voi. Ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao e ricordate, parlate sempre dei vostri sentimenti, in italiano e in tutte le lingue del mondo. È importante. Ciao, alla prossima puntata. E state bene. Prendetevi cura di voi stessi, del vostro corpo e del vostro cuore. Ciao ciao a tutti. Vi vogliamo bene. Ciao, a presto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Italiano Facile. Ciao. Ciao!